Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di giugno 2023. Per affettive si intende di relazione sia familiare, romantica. Abbiamo l'imperatrice, amici del Toro. Queste non le guardo neanche. Non è vero, le ho guardate, ragazzi. Erano imperatore e temperanza, sono troppo belle, non potevo non dirvelo. Va bene, comunque prendiamo solo l'imperatrice perché si è girata l'imperatrice. Allora, normalmente quando c'è l'imperatrice si parla di un momento di gestazione, può essere sia una gestazione di tipo fisica, quindi di un bambino, o magari di un'idea, di un progetto. È comunque una carta che parla di espansione o appunto di maternità. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le energie, le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link a un video che è una guida, vi spiega come unire più oroscopi insieme, le decadi, le linee di tempo. Trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono anche altri link utili che vi possono interessare. Bene, andiamo a vedere che cosa vi riserva il mese. Wow, partiamo con la carta degli amanti, amici del Toro. Un bellissimo cavaliere di coppe. Wow, partiamo subito forti, nella terza settimana di giugno. La carta degli amanti è una carta di amore, di innamoramento, di equilibrio. È anche una carta che parla di amor proprio e di scelta. Abbiamo anche il diavolo. Interessante, perché probabilmente per qualcuno c'è qualche tipo di condizionamento. 4 di denari al contrario, l'appeso al contrario che non è male perché parla di uno sblocco. 6 di bastoni e 2 di spade. Allora, come vi dicevo, qui si parte forte con la carta degli amanti. È una carta di armonia, un numero 6, è una carta di equilibrio, di innamoramento, anche semplicemente di apertura del cuore. Se per esempio siete single, ne approfitto per ricordarvi che le letture per i single sono già online, le trovate nella playlist del canale e le potete integrare con questa lettura. Se per esempio siete semplicemente in una fase di amor proprio, è come se aveste appunto il cuore aperto. C'è poi questo cavaliere di coppe, quindi può fare riferimento alla vostra persona di interesse o a qualcuno che potrebbe entrare nella vostra vita in questo periodo. Questo diavoletto un po', diciamo che preoccupa. È come se qualcuno avesse la sensazione di non potersi muovere all'interno di questa situazione, nonostante ci sia questa proposta. Adesso il cavaliere di coppe può essere una persona fisica o potrebbe anche essere semplicemente una proposta, magari la proposta di diventare genitore, di allargare la famiglia, nel caso siate in coppia. Andiamo a vedere gli amanti. Le carte finali poi le vediamo direttamente con i mini tarocchi. Wow! Una carta di gravidanza, il 9 di pentacoli, ed è l'arcano minore degli amanti e un fante di sì, ragazzi, secondo me per qualcuno c'è come una proposta a fare il passo successivo all'interno della coppia. Se non è un figlio, ipotesi, perché magari non avete più l'età o perché magari avete già figli grandi, può essere anche semplicemente il fare le cose in modo più ufficiale. È come un... Vi dico, il 9 di Pentacolo è un'altra carta che parla di gravidanza, è come se vi proponessero un progetto e potrebbe essere anche magari un viaggio, una casa, adesso andiamo avanti a vederlo perché
Vediamo cosa riesco a dirvi di più specifico inerente a questo progetto. Fatemi vedere il Cavaliere di Coppe. Abbiamo un set un'altra carta di gravidanza, ragazzi. Cioè, una carta di attesa. Se non è quello che volete in questo periodo, proteggetevi bene perché la seconda parte di giugno la sento molto feconda. Sì, la sento molto feconda. C'è qualche cosa che dovete controllare. Andiamo a vedere il diavolo perché c'è anche un fante di spade. Due di spade che abbiamo anche qui. E tre di bastoni. Datemi una carta per questo fante di spade al contrario. Perché il diavolo è una carta che parla di condizionamenti. Allora, il fante di spade è spiegato da un 6 di spade, da un 9 di coppe e da un 3 di pentacoli al contrario. Ho come l'idea, ragazzi, che qualcuno si senta condizionato su come debbano andare le cose. Sapete, è un po' come se vi faccio un'ipotesi per farvi capire. Ci fosse il desiderio di far crescere la famiglia, quindi di avere un bambino, insomma, però qualcuno fosse convinto che bisogna andare per gradi, per passi, quindi prima ci si deve sposare e dopo si deve avere il figlio, e, e non al contrario. È come se ci fosse qualche cosa di questo genere che vi condiziona molto, perché abbiamo un 6 di spade che parla di credenze limitanti, l'ipercontrollo e il condizionamento del diavolo, la schiavitù. Può anche essere, ragazzi, che per qualcuno si pensi che effettuando questo passo, questa scelta, accettando questa proposta, si perda un po' di indipendenza. Però io credo che il 4 di pentacoli è qui proprio per dirvi di lavorare sul non attaccamento. Andiamo a vedere questo 4 di pentacoli. Sei di pentacoli al contrario e 9 di spade. C'è qualcosa che vi preoccupa inerente alle finanze, probabilmente. Guardate, se fosse un progetto che magari la vostra controparte o un affetto a voi caro, un amico, se fosse un progetto che vi propongono appunto, ho come la sensazione che abbiate la paura che se parteciperete a questo progetto in qualche modo perderete indipendenza. Però ho anche la sensazione che questo progetto o questa offerta sia un po' lontana da quello che voi vi aspettavate, da quello che voi volete veramente. Qui c'è qualche cosa inerente a un vostro sogno, a un vostro obiettivo, cioè o vi dovete allontanare da certe credenze per raggiungere il vostro obiettivo perché non vi sentite all'altezza così come siete, oppure avete bisogno di prendere spazio dal tipo di realtà in cui siete adesso per riuscire a rendervi conto di qual è il vostro obiettivo o di che cosa voi volete realmente. Perché qui c'è un forte condizionamento che può essere una scelta, un bivio, il fatto di dover magari... con la carta degli amanti c'è sempre la scelta per amor proprio. Che cosa è più importante per me, prima di tutto, e non che cosa si aspettano gli altri. E con questo diavolo è un po' un condizionamento che io sento, è come se qui fosse davanti a una scelta che non vi permette di andare avanti. Il fatto di sentirvi così
non vi permette di andare avanti e c'è qualche cosa che vi preoccupa. Allora può essere, non so perché lo sento una relazione per molti anche con un fratello o una sorella, chiaramente, il sesso è indifferente, però come legame di parentela. Però c'è qualche cosa anche legato a una preoccupazione di tipo economico, ma guardate, avete comunque il 9 di Pentacoli all'inizio della lettura che parla anche di una, proprio di una sicurezza economica e poi comunque avete l'Imperatrice che è la carta che parla del potere materiale proprio, ragazzi. Quindi voglio dire, state sereni. Infatti poi adesso andiamo a vedere l'appeso, perché l'appeso ci parla di uno sblocco della situazione, magari proprio di questo condizionamento. Allora abbiamo un 10 di bastoni, il 7 di spade, la carta della giustizia e la sacerdotessa. Sì, ragazzi, qui lo sblocco sarà dovuto al fatto che verranno a galla delle cose, ok? La carta della giustizia arriva sempre per tagliare qualche cosa che mette in disequilibrio. Difatti poi qui abbiamo un bellissimo 6 di bastoni. È come se anche la sacerdotessa, anche voi, riusciste a vedere le cose in modo un po' più chiaro, no? Può anche fare riferimento a una persona, a un'amica, a una terapeuta magari anche. La sacerdotessa può anche fare riferimento a una cartomante, a un'astrologa, a una sensitiva, insomma, che magari vi aiuta a vedere le cose da un altro punto di vista, perché molte volte noi vediamo le cose dal nostro punto di vista e ci sembrano in un certo modo, però accogliendo anche magari uno o più punti di vista diversi riusciamo ad avere un'idea più ampia della situazione della relazione. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Diavolo un'altra volta al contrario. Abbiamo il matto e l'asso di spade. È come se qualcuno qui a un certo punto decidesse di fare il salto di fede, se prendesse forza e tagliasse questa dipendenza, questa schiavitù che vedevamo prima, questo condizionamento, che per qualcuno può essere un condizionamento familiare, come vi dicevo, può essere un condizionamento legato all'ideale di relazione o di famiglia. Andiamo a vedere il 2 di spade. Però qualcosa verrà a galla, a fine giugno, questo ve lo dico. Allora, il consiglio delle carte, ragazzi, è di prendervi del tempo. Nel senso che, innanzitutto, cercate di... Allora, quando c'è il diavolo, si parla sempre di ego ed è riferito alla mente, ai desideri egoici, quelli della mente che ci intrappolano alle volte. Qui si tratta di prendervi un tempo perché c'è qualcosa che voi ancora non vedete. Infatti il 2 di spade, in questa carta si vede meglio, è rappresentato come una figura bendata, ok? Come se ci fosse qualche cosa dentro di voi che dovete ancora vedere, di cui dovete ancora essere consapevoli. Ed è prendendovi questo tempo che riuscirete a fare questo salto di cui ci parla il matto. Tenete presente che il matto per molte persone parla di una nuova avventura, una nuova storia, diciamo così. È un nuovo inizio, ed è una persona avventurosa. Se contate che c'è anche 6 di bastoni, si va verso il successo, verso l'ufficializzazione, verso quello che è il risultato, sì. Quello che qui era un 6 di pentacoli al contrario, qua diventa un 6 di bastoni. Ragazzi, si va verso la prosperità con questa imperatrice, l'abbondanza, ma c'è bisogno di staccarsi da queste regole. Ho sentito regole. E qui con il 6 di spade possono essere credenze limitanti. Cercate di capire quello che è valido per voi e quanto questa offerta vibra con voi o questa persona vibra con voi. Se sentite di aver bisogno di più tempo, prendetevelo, è lecito. Se l'istinto, l'intuito, perché è questo quello di cui parla la sacerdotessa,
vi dice secondo me c'è da tagliare queste cose qui o c'è da rivelare, da portare a galla queste cose poco chiare, seguite l'intuito, perché la sacerdotessa è colei che vede al di là del proprio naso, al di là della dualità. Andiamo a vedere un oracolo per chiudere la lettura. Attrazione, attrai amore romantico godendo appieno di questo momento. Ma vi sento su quella vibrazione, ragazzi. Qui il condizionamento è più che tutto mentale, sapete? E poi abbiamo amore non corrisposto. Non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. Quindi, ragazzi, questo tipo di condizionamento cercate di capire se è il vostro o se stanno cercando di condizionarvi. Può anche essere che sia l'altra persona che non vi attiri abbastanza da poter far funzionare una relazione, da poter iniziare una relazione. E qui il punto è: siate onesti con voi stessi, cioè non vi raccontate bugie. Se sentite che questa persona non vibra con voi al 100%, se già c'è qualche cosa che vi fa arricciare il naso, se sentite che qualche cosa stride, fidatevi del vostro intuito. Guardate, ve la metto in mezzo la sacerdotessa, fidatevi del vostro intuito, ok? Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile per capire come si muoveranno le energie nel prossimo periodo. Fatemelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere di supportare il canale potete condividere, potete commentare, lasciare una donazione o anche abbonarvi. La sezione degli abbonamenti, ricordo che ci sono 2 fasce di abbonamento. La fascia più bassa è semplicemente per dare un supporto al canale, mentre la fascia più alta è quella che dà accesso ai video di crescita spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!